Ragazzi, ma che weekend pazzesco abbiamo visto a Misano! Prima di andare a fondo con le gare, vorrei mettere un punto finale su quello che è successo ad Aragon, dato che sono state fatte delle domande più che lecite dopo le immagini ulteriori che sono uscite e che abbiamo visto tutti. Prima della sigla ricordatevi di controllare se YouTube vi ha fatto lo scherzetto della disiscrizione. Se invece siete alcuni dei pochissimi non ancora iscritti, sapete già cosa dovete fare. Clic sul pulsantino qui sotto a qualche parte, facile, veloce e soprattutto gratis. Sigla. Chiudiamo il discorso incidente Aragon. Sono uscite delle immagini dove si vede Marquez che non toglie mai il gas dopo aver impattato Pecco. Praticamente gli è entrato proprio a ariete, in cudine, come volete insomma. Proprio Pecco rimarcherà il fatto di aver visto tutto anche in telemetria e ci sta tutto. In teoria l'avevo anche già visto, mi sembrava una cosa scontata, ma a quanto pare non lo era. Quando ti trovi nella situazione di Alex hai due strade. La prima è quella di chiudere il gas, ma all'80% con quella pressione sulla moto agganciate una sull'altra è facile che ti stenda solo tu e di conseguenza salvi quello davanti a te. Al contrario, nel momento in cui senti che la moto inizia ad agganciarsi, proprio per avere più chance di uscirne in piedi, la cosa migliore è quella di dare gas. Marquez sarebbe rimasto in piedi senza essere catapultato dall'altra parte. Quindi il discorso non era Alex mi ha centrato apposta, ma giustamente o meno giustamente decidete voi, ha optato per la scelta che gli regalava più chance di rimanere in piedi, a discapito di Pecco ovviamente. Bisogna essere sinceri in questi casi. Non ho mai visto piloti essere altruisti in quella situazione. Prego, mi schianto io al suo posto, ma si figuri, vada. Non so Rick. Insomma, ecco. Nota a margine, sotto lo scorso post GP mi è successo di discutere con più persone che mi hanno scritto: hai visto che anche Pecco in conferenza stampa a Misano si è preso la colpa della manovra su Marquez? Intanto l'italiano non è interpretabile e l'analisi logica la insegnano alle medie. Ha detto che si scusava per le sue parole che ha usato nella conferenza stampa post gara ad Aragon, ma aprite ste cazzo di orecchie, rimaneva della sua idea per la manovra. E a monte di tutto questo, in ogni caso, quello che dicono i piloti in conferenza stampa o nelle interviste post gara vale come un 2 di picca. Un esempio lampante è Marquez a fine gara a Misano, tra parentesi sincero e simpatico. Io in griglia ti ho chiesto ma stai andando verso la gomma soft e tu mi hai detto di sì. Ti hai detto una piccola bugia. Bravo. Sono onesto. Lui in questo caso è sincero anche perché non era niente di così eclatante, ma quante volte lo abbiamo visto dire una paraculata e poi fare il sorrisino. Quindi se dovete provare una vostra opinione, non dite il pilota ha detto questo, quell'altro. No, anche perché qualche pilotino lì in mezzo lo conosco e no, non è quello che pensate voi. Ma tra la dichiarazione e quello che si pensa c'è di mezzo il mare. Purtroppo siamo nel 2024 e quando ti esprimi in maniera forte, anche se con tutte le ragioni del mondo, ma anche senza averle, perché uno sarà libero di dire quello che pensa nei limiti della legalità, no, bisogna sempre indorare la pillola. Ma finalmente passiamo a cosa è accaduto a Misano. Intanto vi ricordate cosa avevo detto ad Aragon? Perché ragazzi stiamo vedendo una gara a sé stante, un qualcosa di completamente diverso da quello che vedremo in tutto il resto della stagione e in quello che abbiamo visto fino ad ora. Questo genere di gare con situazioni particolari capitano, ma appunto sono dei casi. Nelle libere niente di eclatante, se non i soliti due che si lottano il mondiale là davanti. E un morbido che respirando l'aria di casa e con qualche chilometro macinato su questa GP24 finalmente torna dove doveva stare. Arriviamo in qualifica. Abbiamo avuto l'ennesima prova del perché Marquez non è in corsa per il campionato e i motivi li spiegavo nello scorso post GP. Piccolo riassunto per chi se l'è perso, se non l'avete visto e volete approfondire andate a ripescarlo. Nelle piste dove le condizioni sono normali, tipo nei turni liberi e le qualifiche qua a Misano, e dove appunto i piloti MotoGP portano al limite fisico i loro mezzi, le differenze di performance tra le moto si vedono. C'è poco da fare, ma
Lo so. Della gara lunga ne parliamo tra poco. E meglio di quella per dimostrare tutto questo discorso non c'è nulla. Per quanto le persone non ci credano, quei due là davanti con le GP24 non hanno un millesimo in più da spremerci fuori. E Mark per lottarsela veramente dovrà essere ad armi pari. Non ci sono cazzi. Anche se, devo dirvelo, pensavo a inizio anno, prima di qualsiasi test e via dicendo, che in ogni caso potesse metterci una pezza, ma appunto adesso arriviamo al dunque. Difatti il punto interrogativo più grosso di tutti e che ci facciamo ogni weekend è che non sappiamo questa pezza quanto grossa è, quanto ci sta mettendo del suo. 2 decimi, mezzo secondo, un secondo. Da fonti interne, in base ai circuiti, si viaggia tra i 2 e i 4 decimi al giro, che 2 posso ancora capirlo, 4 ragazzi è una enormità. Ma andiamo avanti. Prima di parlare del capolavoro del caro Mark nella gara lunga, soffermiamoci sul momento topico della gara: l'errore colossale di Martin nel cambiare moto. Partiamo dal presupposto che in quel momento hai l'adrenalina tipo così, per quanto le persone che stanno guardando non se ne rendano proprio conto. Quindi mentre sei in quella situazione pensi poco e male, esattamente come quando ci vengono le idee incredibili prima di andare a letto per diventare ricchi sfondati, e poi quando ci risvegliamo il giorno dopo capiamo che sono delle cagate colossali. Riprendendo serietà, è fondamentale in questi casi prepararsi prima della gara, se ci sono delle eventualità del genere, in modo da non pensare dopo. E lo ha detto anche Martin nella sua intervista post gara: se avesse fatto uno schema con la squadra delle varie situazioni che potevano capitare, ad esempio sei dietro a Pecco e inizia a piovere, cosa fai? E se sei davanti, mettere tutte le opzioni possibili sul tavolo con la risposta già pronta. Avrebbe risparmiato tranquillamente 20 punti. Per un meeting non fatto direi che sono un po' tantini, e sinceramente, anche essendo in pista con poco tempo per ragionare, il calcolo è semplice. Hai 26 punti di vantaggio in classifica e gli sei in sci anche. Quello che deve rischiare la giocata è lui, non tu. Ma ripeto, le idee prima di andare a letto o mentre sei in piena adrenalina sono fantastiche. E adesso parliamo di Mark. Che prestazione ha tirato fuori, ragazzi miei. E sapete dove l'ha vinta la gara ancora una volta? Dove poteva inventare, in quei 2 giri con i goccioloni che cadevano. Ma guardiamo i cronologici per capire al momento qual è il dramma di Marquez. Come possiamo vedere, Mark prende la bellezza di 2 secondi e mezzo in 5 giri, e tutto questo è colpa della qualifica, che purtroppo è il turno dove, dal mio punto di vista, il pilota può fare meno la differenza. Vale molto di più la prestazione della moto. Per tutti i soliti discorsi che abbiamo fatto 1000 volte del limite fisico del mezzo. Il partire dietro compromette in maniera irreparabile la gara per sorpassi e area sporca. Senza contare che a Misano hai, a esagerare, 2 punti dove puoi sorpassare. Ma a meno di miracoli meteo come qui a Misano o piste in condizioni stranissime come ad Aragon, se parti oltre il 6° posto sei relegato a una gara in gestione della gomma anteriore e di sicuro non veloce come un pilota con area pulita davanti a sé. Torniamo però ai cronologici che ci raccontano un sacco di cose interessanti. È in questo momento che Mark fa la magia, dove appunto il talento, la sensibilità, il coraggio e il non giocarsi nulla fa la differenza, e soprattutto dove si può ancora inventare, dove non si è al limite del mezzo, perché bagnatino, non bagnatino, pioggia, quanto piove, quanto non piove. Nel 9° giro di gara guadagna per l'esattezza 3 secondi e 3 alla testa della corsa, per poi guadagnarne altri 2 nel giro successivo e di conseguenza arrivare poi a passare Pecco. In queste condizioni c'è da dire solo una cosa: è devastante. Ma è qui che si fa interessante. Lo stesso pilota che a inizio gara, in scia agli altri, faticava a scendere sotto l'1,32 con gomma nuova, si ritrova al 20° e 21° giro a martellare dei 1,31,5. Pecco, dopo essere stato passato e quindi nella stessa condizione di Mark a inizio gara con aria sporca e compagnia bella, è riuscito a rimanergli sotto per diversi giri e dopo il curvone ha anche quasi provato a infilarsi senza riuscirci, e da lì basta. Se nell'arco di 6 giri non passi, la gara è scritta. Non hai più speranze, la pressione della gomma anteriore va su e devi arrenderti. Quindi, domandone finale: Marquez potrebbe riuscire a vincere il mondiale già quest'anno? Secondo me no.
ha sfruttato ancora una volta al meglio una condizione particolare, ma nel secondo round di Misano lo vedremo far fatica a partire in prima fila insieme agli altri due e di conseguenza non sarà in lotta per la vittoria finale della gara, a meno di colpi di scena, dato che è settembre e Pioggerellina è sempre lì dietro l'angolo. Parlando degli altri velocemente, grande Enea sul podio e gran peccato per il Morbido che era ancora in lotta per confermare quanto di buono visto nella sprint. Sarà di sicuro ancora a lottarsela di davanti nel round 2. Prima di chiudere vi ricordo che ieri abbiamo corso il National a Cremona. Ripartito il campionato dopo una pausa di 2 mesi, sprint finale era la terzultima gara e senza spoilerare nulla vi avviso che a Imola il 29 settembre ci sarà il primo match point per portarlo a casa dopo vabbè, non vi sto lo sapete, ecco. Ci terrei però che foste tutti lì a... mi tocco un po' le siamo capiti, ok? Ecco. Ovviamente il contenuto di Cremona uscirà il prima possibile e come al solito gas, ci vediamo al prossimo video.